Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Etacortilen, Collirio CTSPA, ultimo aggiornamento, 22 novembre 2021. Cos'è Etacortilen, Collirio? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Etacortilen, Collirio durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Etacortilen, Collirio? Etacortilen, Collirio ha un farmaco a base del principio attivo desametasone sodio fosfato, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda CTSPA. Etacortilen, Collirio può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Etacortilen 0 e 15% Collirio Soluz. 20 contenitori monodose 0,3 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: CTSPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: desametasone sodio fosfato. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: Collirio. Indicazioni: congiuntiviti primaverili, allergiche. Blefariati e blefarocongiuntiviti allergiche. Cheratocongiuntiviti allergiche. Scleriti. Episcleriti. Uveiti. Posologia. Posologia: una goccia di collirio da instillare nel fornice congiuntivale 3-4 volte al dia o secondo prescrizione medica. Popolazione pediatrica: nei bambini da 3 a 12 anni il medicinale va somministrato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. Modo di somministrazione: lavarsi accuratamente le mani. Assicurarsi che il contenitore monodose sia intatto. Staccare il contenitore monodose dalla strip. Aprire ruotando la parte superiore senza tirare. Instillare il collirio avendo cura di non toccare l'occhio, la palpebra o qualsiasi altra superficie con la punta del contenitore monodose. In questo modo possono essere evitate contaminazioni. Controindicazioni: ipersensibilità individuale accertata verso il principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. Ipertensione endoculare. Herpes simplex. Infezioni da virus della cornea in fase ulcerativa acuta. Congiuntivite con cheratite ulcerativa anche in fase iniziale, test positivo alla fluoresceina. Tubercolosi e micosi dell'occhio. Oftalmie purulente acute. Congiuntiviti purulente. Blefariiti purulente ed erpetiche. Orzaiolo. Lesioni o abrasioni corneali. Bambini di età inferiore a 3 anni. Generalmente controindicato in gravidanza e allattamento. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: aumento della pressione intraoculare e glaucoma. L'uso prolungato di corticosteroidi può aumentare la pressione intraoculare nei soggetti sensibili, con conseguente glaucoma con danno al nervo ottico, difetti dell'acuità visiva e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Gli inibitori del CYP3A4, compresi ritonavir e curbicistat, possono diminuire la clearance del desametasone con conseguente aumento degli effetti e della soppressione surrenalica/sindrome di Cushing. La combinazione dovrebbe essere evitata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Etacortilen, Collirio durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Etacortilen, Collirio durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: nelle donne in gravidanza il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità sotto il diretto controllo del medico. Allattamento: Etacortilen generalmente controindicato durante l'allattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Etacortilen non influisce sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Come per qualsiasi farmaco oculare, se si verifica un offuscamento transitorio della vista durante l'uso, il paziente dovrà attendere che la visione torni nitida prima di guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati: le seguenti reazioni avverse sono state riportate in seguito all'utilizzo di Etacortilen. Disturbi del sistema immunitario. Reazioni di ipersensibilità. Le seguenti reazioni avverse sono state riportate come effetti di classe. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un eventuale sovradosaggio richiede la momentanea interruzione della somministrazione allo scopo di evitare fenomeni irritativi, ulcerativi o di glaucoma acuto. Questa interruzione deve essere però attuata in maniera graduale. Se ingerito accidentalmente, assumere liquidi per diluire. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antinfiammatori, corticosteroidi non associati, codice ATC. S01-B01. Il desametasone sodio fosfato ha un corticosteroide dotato di un'intensa attività antinfiammatoria pari a 25 volte quella dell'idrocortisone. Come tutti i proprietà farmacocinetiche, i corticosteroidi raggiungono in genere concentrazioni intraoculari terapeutiche dopo instillazione nel sacco congiuntivale. Il grado di penetrazione dipende comunque dalle caratteristiche molecolari e dalla forma chimica dello steroide. Dati preclinici di sicurezza. In studi sugli animali, il desametasone è stato ben tollerato dopo applicazione locale per periodi fino a 6 mesi su conigli e ratti. I sintomi principali di tossicità trovati in elenco degli eccipienti: sodio citrato, sodio fosfato monobasico monoidrato, disodio fosfato dodecaidrato, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di etacortilen, collirio a base di desametasone sodio fosfato sono etacortilen, gel, Oftacortal, Tamesag, Usoldec, Visucortex. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.